Finalmente è stato rilasciato The Witcher, Geralt di Rivia di Sosotoys, con appena un anno di ritardo. Figure prevista infatti per dicembre del 2023, al momento in cui sto registrando questo video siamo a dicembre del 2024. Quindi un anno, forse anche qualcosina in più di attesa per questo pezzo che ho acquistato come sempre su ilcolossodinerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Quindi ragazzi, prima di cominciare ricordatevi di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vediamo se davvero è valsa la pena tutta questa attesa oppure no. Iniziamo come sempre dagli accessori, per cui di solito Sosotoys non delude, ma vediamo se sarà anche questo il caso. Iniziamo dalla basetta che appunto è la mia prima delusione, perché è di forma esagonale, molto leggero il materiale, quindi realizzato in plastica molto leggera, ma soprattutto il pattern, la texture, secondo me non c'entra assolutamente niente con The Witcher, con Geralt. C'è questa sorta di grata industriale, sfumata, con qualche schizzo di sangue, giusto per ricordarci di chi stiamo parlando. Ok, al centro c'è il simbolo del lupo bianco, quindi il simbolo del lupo di profilo su questa sorta di sfondo circolare, ma assolutamente non vedo che cosa possa centrare una basetta del genere su un personaggio come Geralt. Anche il profilo ha queste sfumature di carattere sempre aziendale, quindi sul grigiastro mischiato al nero, al marrone, ma secondo me appunto per niente azzeccata questo tipo di basetta. C'è ovviamente la possibilità nella parte posteriore di allocare il supporto realizzato in plastica lucida e supporto per i gioielli di famiglia di Geralt per tenerlo in piedi. Però, ripeto, secondo me il risultato finale abbastanza scadente per una basetta che non c'entra assolutamente niente con il personaggio del lupo bianco. Proseguiamo poi con la cappa che è realizzata in tessuto, un tessuto molto morbido, molto piacevole al tatto, è di colore nero, non è cablata, adesso controlliamo meglio, sì, non è cablata, è munita di cappuccio e può essere indossata da Geralt andando poi ad applicare questa sorta di chiusura che dovrebbe essere in metallo, sì. Poi nella parte bassa c'è qualche segno di sporco e di usura che secondo me non è proprio molto ben realizzato, c'è una sfumatura leggera man mano che si sale verso la cima del tessuto, però forse troppo intensa, troppo regolare e quindi non restituisce una sorta di senso di realismo per questa sporcatura, questa usura. Per il resto ragazzi può essere applicata a Geralt andando a rimuovere gli spallacci, ma questa cosa la vedremo dopo soprattutto nella fase di posing, e applicata al resto del body con il cappuccio che ovviamente andrà sopra la testa. Ci sono poi le fiaschette per le pozioni, disponibili in 4 versioni differenti: arancione, verde, azzurra e nera. Le fiaschette sono realizzate in plastica trasparente, sono piuttosto dettagliate, non possono essere ovviamente aperte e possono essere inserite nel portapozioni di Geralt in questo modo. Molto carina la resa finale poi con tutte e 4 le pozioni. Il pugnale da stivale è realizzato completamente in plastica purtroppo, quindi non c'è metallo, colorazione metallizzata per la lama, nera invece per l'impugnatura. Non ci sono segni di usura o di ossidazione del metallo, può essere applicata allo stivale di Geralt con l'apposita fondina e può essere inserito in questo modo. Quello che mi sta piacendo di questi accessori è proprio il fatto che praticamente tutto può essere indossato da Geralt. Intanto questa è la resa delle pozioni, al cui interno c'è un liquido vero e proprio, quindi scuotendo poi la pozione, la fiaschetta, il liquido andrà verso l'alto e sarà visibile fuori dall'apposita sede. E a proposito di questo abbiamo a disposizione il fodero per le spade, realizzato in plastica opaca, semiflessibile, dotata di magneti, quindi può essere applicata alla schiena di Geralt semplicemente con un gesto ed è tutto molto stabile, come vedete non c'è pericolo di caduta, così come nel momento in cui andremo ad infilare una delle 2 spade in dotazione nello stesso. Come vedete non è semplicemente appoggiato, ma in questa parte terminale praticamente la spada va ad assicurarsi, quindi non c'è pericolo che cada. A proposito di spade, abbiamo ovviamente spada d'acciaio e
d'argento. Qui si vede ancora di più la cura che ha riposto Soso Toys in quelli che sono gli elementi più importanti per un Witcher, ovvero le sue spade. Sono realizzate in metallo, sebbene la lama non riporti segni di usura, di sporco o altro, cosa che magari avrei gradito. Ottimi dettagli anche dell'elsa con i vari ornamenti, dell'impugnatura che invece rimane più liscia di questo colore avorio e anche del pomello di forma esagonale. Dove c'è ancora maggior dettaglio invece è nella spada d'argento adibita alla caccia di mostri da parte del Witcher, con diverse trascrizioni runiche lungo tutta la lama e anche in prossimità dell'elsa, elsa che è ornata sia di questa gemma verde che a dire di Soso Toys viene inserita manualmente una a una e quindi bisogna fare molta attenzione nel maneggiare questa parte per non rischiare di perderla, e poi sia anche in quest'altro ornamento dorato dove sono incastonate appunto altre gemme di colore verde, arancione e questo rosso un po' più intenso. Ottima la fattura anche dell'impugnatura con i dettagli che sono in rilievo ed anche del pomello che come vedete non è liscio ma riporta diversi motivi sulla sua superficie. Abbiamo poi un accessorio che io ritengo essere abbastanza inutile per questo Witcher, che è una sorta di backpack, di zaino, è un fodero per poter mettere, non è per le spade, probabilmente per andarci a mettere qualche accessorio, magari la cappa o quant'altro. Dovrebbe essere realizzato in pelle vera, come vedete si sente anche dall'odore e anche dalla texture. Può essere semplicemente messo a tracolla del Witcher e ha le fibbie che sono in metallo. Quindi buona la cura del dettaglio di questo accessorio che secondo me, comunque a dirvela tutta, è abbastanza inutile. Veniamo poi alle mani intercambiabili, ci sono disponibili quelle in posizione rilassata che sono già montate su Geralt e poi ce ne sono altre due paia aggiuntive e una mano in più. Abbiamo allora la prima coppia simmetrica che è quella dell'impugnatura delle spade. Sembrano riportare il motivo della pelle, lo fanno in un modo abbastanza buono, in prossimità delle nocche infatti vi è una sfumatura che è più sul marrone come se ci fosse una maggiore usura in prossimità appunto delle nocche. Per il resto secondo me si sarebbe potuto fare di più per restituire la sensazione della pelle, ma comunque abbastanza decenti. Abbiamo poi un pugno chiuso, solo il destro, nulla per il sinistro, e un'altra coppia anche qui simmetrica per l'utilizzo dei segni. Cosa che non mi piace, su questa mano sinistra, forse potete vederli, ci sono dei segni di vernice, di colorazione che è venuta via, questa cosa non la trovo tollerabile, mentre la destra sembra in condizioni perfette. Magari è un difetto, come sempre, lo dico sempre, un difetto della mia copia, sono particolarmente sfigato, ma probabilmente è così, ma spero che non sia una cosa di fabbrica. Ed infine abbiamo il secondo head sculpt, quello aggiuntivo rispetto a quello di default che esamineremo a brevissimo quando andremo a vedere la doll. Non sto a dirvi che cosa penso del volto, della somiglianza con Cavill, perché ne parliamo fra poco, ma comunque trovo che sia reso abbastanza bene. Questo è il momento in cui il Witcher va a bere una delle sue pozioni e quindi diciamo si power uppa. Ci sono i dettagli delle venature, delle vene, sia al di sopra che al di sotto degli occhi, viene scurita ovviamente la pupilla e tutto l'interno dell'occhio e anche la parte appunto che è all'esterno degli occhi stessi. Secondo me avrebbero dovuto giocare ancora di più con questa cosa, quindi intensificare ancora di più l'effetto, perché nella serie è abbastanza evidente, quindi non solo gli occhi così scuri e le rughe, diciamo le vene appena accennate, ma doveva essere ancora più forte la sensazione e la colorazione. Per il resto capelli resi abbastanza bene, un po' plasticosi, colore della pelle abbastanza azzeccato, così come le sembianze, ma vi ripeto, ne parliamo fra un attimo perché proprio adesso andiamo a vedere la doll. Esaminiamo adesso la doll più nel dettaglio partendo proprio dalla scultura della testa, che come accennavo poco fa ha una buona somiglianza con il Cavill che interpreta The Witcher nella serie, secondo me. È una scultura che non è ancora ai livelli di Hot Toys né tantomeno ovviamente a quelli di InArt. La somiglianza c'è, secondo me la scultura è molto buona così come la verniciatura. Ma in parer mio quello che lo rende un po' strano rispetto a una scultura di Cavill appunto o di Superman o di altri personaggi
sono proprio gli occhi e i capelli. Gli occhi sono molto ben fatti, quindi con questa colorazione caratteristica dei Witcher, con questo giallo molto intenso e il nero del centro, ma anche questi capelli un po' plasticosi, un po' spiattellati sulla testa rendono tutto un po' più strano e quindi meno somigliante, una scultura che invece secondo me è molto rappresentativa del personaggio. Se vedete per esempio altre angolazioni come questa, secondo me è resa molto bene la fisionomia di Cavill, e purtroppo non ci sono gli occhi che possono essere girati, non possono essere ruotati, perché in questo caso, ad esempio, mettendolo di 3/4 così con lo sguardo verso l'alto, secondo me avremmo colto al 100% l'espressione di Geralt di Rivia. Comunque, io ripeto, mi trovo molto soddisfatto trattandosi di Soso Toys, trattandosi di un'azienda che lavora senza licenza e soprattutto trattandosi di una doll un po' vecchiotta, perché è stata annunciata, se non sbaglio, almeno un paio d'anni fa, ha subito diversi ritardi e quindi comunque questo è un head sculpt di almeno un paio d'anni fa. Per quanto riguarda i capelli, come dicevo, sono un po' plasticosi, la resa non è proprio eccellente, si vede che sono praticamente rifiniti sulla testa stessa, non ci sono ciocche irregolari, a parte qualcosina qui, però si vede appunto che sono un po' di plastica. Questo The Witcher, secondo me, con un bel innesto fatto bene da un buon customer, diventerebbe la fine del mondo. Quindi magari se potete, se volete, prendetelo in considerazione, perché potrebbe essere un'ottima alternativa a questo stile di capelli. Comunque, per la resa sono realizzati in plastica morbida, scaldandoli un po' potremo magari dargli anche leggermente una forma per adattarlo a varie pose che vorremmo dare a Geralt. Ma adesso andiamo a spostarci sul resto della doll, che secondo me è fenomenale. La sottoveste qui è ovviamente in tessuto, cosa che vediamo anche qui, e dà questa sorta di motivo damascato che è fenomenale. Secondo me è stupenda questa sottoveste. C'è la catenina, questa è veramente, cioè in metallo, è in diecast, il ciondolo del Witcher con ovviamente il simbolo del lupo bianco, e l'unico difetto che ha è che essendoci qui due magneti, li vedremo fra poco, se tendiamo, come vedete, se non la mettiamo esattamente al centro, tenderà ad essere attratta, essendo in metallo, dai magneti laterali. Magneti che servono appunto a tenere gli spallacci. Anche questa cosa un ottimo dettaglio, come vedete sono calamitati, possono essere rimossi per poi andare a mettergli la cappa, quindi è facilissimo togliere questi spallacci, basterà andare a fare in questo modo e poi andarli a sfilare dal braccio, cosa che adesso non faremo perché è molto figo vederlo così. Le parti, queste realizzate in pelle, la struttura di questi spallacci, mentre le fibbie sono in vero metallo, questa è pelle vera ovviamente. Come vedete sono mobili, quindi permettono la mobilità del braccio, possono essere modificati come vogliamo, mentre gli avambracci sono in plastica rigida e le cinghie qui dovrebbero essere anch'esse in plastica, quindi questo è tutto scolpito ma non in pelle vera. Così come la parte del torace è molto rigida ed è in plastica rigida. Poi spostiamoci verso la cintura, questa è in pelle, che dovrebbe essere, però da quel che sembra dovrebbe essere pleather, non so se è pelle vera ragazzi, questo non ve lo so dire, ma credo che sia pleather, con invece la fibbia che è in vero metallo. Pantaloni in tessuto con queste parti laterali che invece sono in pelle, così come la borsa per le pozioni, anche qui con fibbia in metallo. Massima cura del dettaglio comunque in quella che è l'armatura del Witcher, sia per quanto riguarda la forma, sia i vari aspetti che vanno a riprendere quella che è l'armatura del Witcher della serie, quindi su questo non ho assolutamente nulla da dire. Così come la qualità degli stivali, che secondo me è ottima. Sono realizzati in plastica, sono rigidi, quindi Hot Toys dovresti imparare da questo, guardate anche i dettagli della parte superiore degli stivali con tutti questi motivi geometrici, e poi le varie pieghe che sono riportate, sono ricreate andando a scolpire la plastica.
rendono anche una buona mobilità perché le due parti della scarpa, del piede e della caviglia sono separate, quindi in questi stivali abbiamo tutto quello che io vorrei vedere nelle Hot Toys, per esempio di Star Wars, in cui ancora continuiamo a vedere stivali in pleather che invece potrebbero essere fatti in questo modo. E come vedete la resa sia estetica che funzionale secondo me è davvero ottima. Poi vi ripeto, si può applicare il fodero della spada con la spada inserita sulla schiena di Geralt come meglio vogliamo, la resa sarà del tutto differente e una bellissima cosa. E quindi per quanto riguarda il body poi molto massiccio, anche le proporzioni secondo me sono giuste, molto muscoloso, molto compatto e molto pesante. Quindi nulla da dire sul body, l'unica cosa che fa appunto storcere un pochino il naso è proprio l'head sculpt che secondo me avrebbero potuto migliorare leggermente per rendere questa la figure del Witcher definitivo. Vediamo un attimino le articolazioni partendo proprio dalla testa che può girare in teoria liberamente ma è ostacolata ovviamente dai capelli, però come vedete essendo in plastica morbida ci permettono un movimento decente sia lateralmente che verso il basso e verso l'alto, no, verso l'alto non molto perché qui bisognerebbe scaldare un po' questa parte ma non vanno molto verso l'alto. Poi spalla c'è una butterfly joint, braccio che può essere alzato andando comunque a giocare un pochino con gli spallacci e anche all'indietro, però non voglio forzare troppo ragazzi proprio per non rischiare di rovinare questi spallacci. Doppia articolazione al gomito permette di andare oltre i 90 gradi, rotazione del bicipite, anche il polso è articolato ovviamente. Qui immagino che ci sarà all'altezza del torace una rigidità, lateralmente si muove abbastanza bene ma ovviamente non si può piegare in avanti né all'indietro di tantissimo proprio per la rigidità dell'armatura. Le gambe possono andare verso l'alto ma non di molto, sta per partire una pozione, mettiamola a posto, all'indietro sono molto bloccate sempre dalla scultura del sedere, doppia articolazione invece per il ginocchio, gambe che possono essere aperte anche più di così ma non voglio rischiare di strappare il tessuto quindi non andrò oltre. E poi come abbiamo visto articolazione anche della caviglia, del piede, rotazione anche qui dello stivale e del ginocchio. Quindi molto buone anche le articolazioni, almeno per quanto si confà a un personaggio così bardato, un po' ostacolati sia dai capelli che dall'armatura abbastanza pesante, quindi nulla di particolare, non dovremo fare delle pose chissà quanto eccessive per questo Witcher secondo me, quindi mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. Ecco qui a confronto il Geralt di Soso Toys con l'unico altro Cavill in collezione, ovvero il Black Superman di Hot Toys, che tra l'altro è un volto già abbastanza superato, però secondo me in quanto sia verniciatura che espressività è superiore a quello di Soso Toys, che comunque si difende molto bene come proporzioni, è addirittura più alto del Black Superman, imponente, grosso, quindi delle giuste proporzioni per quanto mi riguarda, ma sull'head sculpt c'è ancora molto da fare. Eccomi di nuovo qui come al solito per la conclusione del video e le considerazioni finali su questa doll. Devo iniziare questa conclusione innanzitutto scusandomi per un'inesattezza che ho detto nella sezione accessori parlando di mani intercambiabili.
il pugno sinistro, quello chiuso, serrato, in realtà è presente. Semplicemente era rimasto dentro la scatola con sfondo nero e non l'avevo proprio visto, quindi è stata una mia mancanza che ho recuperato poi, come avete visto, nell'ultima sezione posing, in cui appunto l'ho esposto con il pugno serrato nella mano sinistra e la spada d'argento nella destra. Quindi scusate ancora. Per quanto riguarda le mie considerazioni su Geralt, ho detto più o meno tutto già durante lo svolgimento del video. Una cosa che posso aggiungere è che mi sono trovato benissimo nel posing. È una figura veramente super stabile, le articolazioni delle caviglie sono fantastiche e la figura rimane ferma, ancorata a terra, qualsiasi cosa, in qualsiasi posa voi lo mettiate. È davvero strepitoso da questo punto di vista, cosa che invece... Per cui invece ho qualche problema con altri tipi di doll che tendono un po' a barcollare oppure non hanno la suola completamente piatta, quindi tendono ad andare in avanti, indietro e certe volte bestemmio tantissimo. In questo caso invece devo dire che mi sono trovato molto molto bene, mi piace tantissimo tutto quello che fa parte del body di questo Geralt, dalla minuziosità dei dettagli delle pozioni, del portapozioni, il tessuto, le fattezze degli stivali, dell'armatura che è incredibile, l'utilizzo dei magneti, l'utilizzo della pelle vera, del metallo per le spade. Davvero contentissimo e super soddisfatto di questo Geralt che, nonostante altre doll siano presenti, esistono, ad esempio mi viene in mente quella di Buzz Toys se non mi sbaglio, e poi forse qualcos'altro ancora che adesso non ricordo, però lo reputo, almeno dalle immagini che ho visto, il miglior Geralt in scala 1/6. L'unica cosa, appunto, forse perché condizionato dalla presenza appunto di Hot Toys, di Inart, di questo head sculpt di Henry Cavill che ormai l'abbiamo visto in tutte le salse, fatto da qualsiasi tipo di azienda, l'head sculpt ancora non è a quei livelli, come ho già detto. Quindi... insomma, non mi fa essere proprio soddisfattissimo al 100% proprio da quel punto di vista. Se fosse stata una doll, se questa doll fosse uscita un paio d'anni fa, molto probabilmente sarebbe stato un vero e proprio capolavoro, perché io ho avuto, questa è la mia seconda esperienza con Soso Toys, che sebbene lavori senza licenza lavora benissimo per quanto mi riguarda, sia per gli accessori sia proprio per la minuziosità che ha nei dettagli e nell'essere friendly, diciamo, con il collezionista. Quindi mi ritengo molto soddisfatto, davvero contento di aver aggiunto Geralt da appassionato di The Witcher alla mia collezione. Peccato per l'head sculpt, peccato per anche i capelli un po' troppo plasticosi. Spero in futuro di avere una nuova versione, magari da Soso Toys stessa, con un innesto ai capelli e con un viso migliorato. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo come sempre che l'ho acquistata su ilcolossodinerd.com, trovate la promo disponibile sul Colosso, tutti i link eccetera qui sotto in descrizione. Leggete la descrizione, ragazzi, mi raccomando. Mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, io rimango sempre qui nella sezione commenti per rispondere a tutte le vostre domande, tutte le vostre curiosità. Mi raccomando, siate numerosi e non mi resta che darvi appuntamento ad un prossimo contenuto. Ciao ragazzi, a presto!